Visitare una città d'arte come Firenze è un'esperienza affascinante, un viaggio fra il passato e il presente pieno di sorprese. Accanto a musei, monumenti e chiese che ospitano capolavori famosi in tutto il mondo, questa città straordinaria, per storia e cultura, custodisce anche piccoli tesori speciali. Le Buchette del Vino sono tra questi. Hanno secoli di storia e sono minuscole finestrelle che si aprono in prossimità dei portoni, dei palazzi dei produttori di vino. I possidenti di vigneti, tra cui le più grandi famiglie nobili della città, erano autorizzati a vendere il vino prodotto nei loro poderi. Questo commercio avveniva presso la propria abitazione, in quantità non superiori a un fiasco per volta, ed era esente da tasse. Da questi sportellini, oggi in disuso, sono passati di mano per 4 secoli, dalla metà del Cinquecento fino agli anni 50 del secolo scorso, milioni di fiaschi di buon vino. Andremo a scoprire le buchette del vino più strane, quelle intagliate nel legno dei portoni o nella pietra sotto le finestre inginocchiate, quelle ricavate nelle grate di ferro e quelle adottate dagli artisti di strada, oppure quelle misteriose che si trovano in punti molto alti. Ci accompagna in questo percorso per le vie di Firenze Matteo Faglia, presidente dell'associazione Buchette del Vino, da lui fondata nel 2015. Bene, ci troviamo davanti a una buchetta del vino situata sotto una finestra. Raccontaci qualcosa riguardo a questa particolare buchetta del vino. E questa famiglia che abitava in questo palazzo, Palazzo Graziani, quando ha avuto l'esigenza di aprire la buchetta, ha trovato questo espediente di bucarla sotto la finestra inginocchiata. Poi diciamo cos'è la finestra inginocchiata, ma perché? Perché qui lo spessore del muro all'interno è inferiore rispetto alla facciata e quindi era più facile sfondare. Le finestre inginocchiate sono quelle che presentano un davanzale sporgente che è appoggiato su dei sostegni che possono richiamare la forma di una gamba con il ginocchio che è proprio il punto che appoggia al davanzale. Questo è il motivo per cui si chiamano così. Eccone un altro esempio in Borgo degli Albizzi con il suo finestrino del vino. Poi in via dei Ginori, dove il finestrino del vino in realtà è molto basso perché evidentemente comunicava con le cantine che erano nel sotterraneo. In via Santa Monaca, un altro bel esempio, come in via degli Alfani al numero 84. E infine in via dei Tintori, dove il finestrino del vino è stato a suo tempo evidentemente utilizzato come cassetta delle lettere. Ci troviamo forse in uno dei luoghi più famosi al mondo, dietro Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze, e proprio sotto l'imponenza della cupola del Brunelleschi. E proprio qui si trova una delle buchette del vino più particolari. Raccontaci qualcosa riguardo a questa buchetta. Questo, come si vede, è un portone di legno. Allora, all'inizio è probabile, non abbiamo documenti certi, ma è abbastanza probabile che quando le famiglie hanno avuto il permesso di vendere il loro vino dalla loro dimora, abbiano all'inizio sperimentato questa modalità. Era più semplice aprire uno sportello, come lo chiamavano allora, dentro un portone di legno che sfondare dei muri enormi esterni del palazzo, perché il legno sappiamo che si deperisce, poi a Firenze ci sono state tante alluvioni, immaginate cosa è successo. Io però non me ne intendo di legni, allora a un certo punto cosa ho fatto? Ho interpellato una persona esperta che è l'antiquario Giovanni Conti, l'ho portato qui e gli ho detto: raccontami questo portone che cosa ti dice. E secondo lui
Questo che vediamo è un portone appunto molto grezzo, no? Che ha subito tanti interventi, tanti aggiustamenti, tanti restauri nel tempo. In origine, soprattutto nel 500-600, i portoni li facevano smaltati e lucidati. È solo successivamente nell'Ottocento che è venuta di moda, mi raccontava, anche il fatto di riportare a grezzo il legno, cosa che anche adesso è abbastanza di moda. Quindi questa lavorazione probabilmente è più recente. Il legno in sé non è un legno particolarmente pregiato, però molti portoni a Firenze, mi raccontava, sono fatti di legno comune che i falegnami chiamano genericamente legno d'albero. Questo è un portone d'albero, no? Bella come espressione. Ormai è diventato difficile riconoscere le buchette del vino ritagliate nel legno perché spesso sono visibili soltanto all'interno, come nel caso di questi due portoni in Borgo degli Albizzi, al numero 10 e al numero 21. In Via dei Bardi, al numero 3 rosso e al numero 44, invece ci sono due esempi che sono riconoscibili, anche se un po' a malapena, all'esterno perché sono coperti da uno spesso strato di vernice colorata. Molto ben visibile invece in Via Michelozzi 2 all'interno questo finestrino molto ben ritagliato che però non ha corrispondenza nella parte esterna del portone. Come invece in Via del Proconsolo al numero 12 nel Palazzo Non Finito, sede del Museo di Antropologia ed Etnologia, dove c'è questa bellissima apertura che ancora funziona, che ha i suoi cardini all'interno ancora posizionati e che è visibilissimo in questo portone molto ben conservato. Affaccia sulla splendida piazza San Marco questo portone al numero 7 che all'interno ci fa vedere sotto uno strato di vernice una buchetta del vino. Qui in questa dimora hanno vissuto nei secoli personaggi molto illustri. L'ultimo, e che ci racconta i suoi ricordi, è Luciano Artusi. Piazza San Marco, il numero 7, per me è stata la prima dimora. Mi ricordo ancora l'ubicazione interna dell'appartamento, poi mi ricordo queste due finestre del salotto che davano sulla piazza. Tutte e due avevano un portabandiera e le bandiere venivano messe, le bandiere nazionali venivano messe per le festività e di festività in Piazza San Marco ce n'erano tante. Prima di Luciano Artusi in quella casa visse per qualche anno della sua giovinezza Piero Bargellini, futuro sindaco di Firenze degli anni 60, ma secoli prima, alla metà del Cinquecento, lì visse Bianca Cappello, che diventò granduchessa sposando Francesco de' Medici. All'ingresso della bottega di stampe d'arte L'Ippogrifo in via Santo Spirito, il titolare ci mostra questo bellissimo sportello di legno che chiudeva la buchetta del vino intagliata nel portone. All'esterno una scritta ci dice che lì, in quei locali, c'era una cantina. È molto simile lo stile del ritaglio in questo elegante portone di via Sant'Antonino 21, così come in quest'altra porta di un'altra colorazione che è in via del Giardino Serristori. Sono Ricciardo Artusi e sono dipendente dell'amministrazione provinciale di Firenze dal 1985. La sede di lavoro è fortunatamente un palazzo prestigioso, Palazzo Medici Riccardi. E questo palazzo, antico palazzo, ha una storia importante, è stato costruito e voluto dalla famiglia Medici, poi nel 1595 è stato venduto alla famiglia Riccardi, anche questa è un'importantissima famiglia fiorentina, che questa parte del palazzo era fino agli anni 2000 il circolo ricreativo dei dipendenti dell'amministrazione provinciale, che dal 1847 al 2000 questo appunto luogo è stato il circolo dei dipendenti. Quante persone saranno passate da questo portone
senza mai far caso. Nel 2016, passando appunto per l'ennesima volta da questo portone, sotto uno spesso strato di stucco e vernice, avevo visto questo profilo che secondo me poteva essere una buchetta. Guardate che caratteristica buchetta del vino che è venuta fuori. Le buchette del vino sono di varia forma e natura a seconda di dove sono posizionate e della loro struttura. Sicuramente una buchetta abbastanza particolare è quella che abbiamo qui, che è ricavata nella grata di una finestra. La stanza dalla quale veniva venduto il vino attraverso la buchetta è spesso proprio nell'ingresso dei palazzi, e quindi tornava anche comodo che nella finestrina, che serviva anche come guardiola, venisse ricavata nella grata di ferro quella che poi sarebbe servita anche per la vendita del vino. Cos'è che ci fa capire che questa non è una semplice grata di ferro, ma è una buchetta del vino? Questo semplicissimo disegno ad arco che è stato dato a questa parte dell'inferriata, che rappresenta in un certo senso il logo che le persone riconoscevano e che indicava: qui si vende vino buono. Buono nel senso che la famiglia che vendeva il vino, che produceva direttamente, aveva interesse che fosse buono, altrimenti andavano nella buchetta successiva. Giuseppe Gioacchino Belli, sì, proprio lui, lo scrittore romano che conosciamo per i suoi sonetti in romanesco, nel 1824 ha fatto un viaggio nella città di Firenze e ha riportato nelle sue prose di viaggio alcune considerazioni, alcuni ricordi di questa esperienza. A un certo punto ci parla anche dei finestrini del vino e in particolare sentite cosa scrive. Leggo. Vogliono alcuni che l'angustia di quelle aperture praticate sovente anche a livello della strada nelle inferriate onde ricevono lume le cantine, non permettendo al di fuori di osservare ciò che di dentro succeda, né distinguere chi propriamente col volto a quei buchi non si pari dinanzi, lo stesso signore del luogo non isdegni talvolta di esercitare col ministerio del suo braccio quell'ufficio di traffico, quando il vinaio, assente per alcuna delle altre incombenze sempre dall'economia del padrone assegnategli, al suo posto non trovisi. Matteo, come ogni buona storia della tradizione che meriti, c'è bisogno sempre di un alone di mistero, e anche quella delle buchette del vino è una storia che in qualche caso presenta dei misteri irrisolti. Per esempio, qui siamo davanti alla buchetta, una buchetta molto strana, una buchetta volante cosiddetta. Sì, è incredibile, ma nella nostra ricerca continua di testimonianze legate appunto alla vendita diretta del vino, a un certo punto abbiamo cominciato a imbatterci in queste inequivocabili aperture con la cornice di pietra tipo buchetta, che però si trovavano a delle altezze assolutamente assurde, perché appunto normalmente le buchette sono altezza di braccio, no, della persona. Questi si trovano al secondo, al terzo piano. Quando abbiamo trovato la prima abbiamo detto: ma chissà, un'anomalia, qualcuno che ha voluto fare uno scherzo. Poi ne abbiamo trovato un'altra, poi un'altra ancora, un'altra ancora, un'altra ancora. Questa di Via della Canonica fa sorridere, perché è quasi inquietante, perché al terzo piano, accanto a una finestra, ma il mistero alimenta la curiosità, e noi continueremo a studiare cercando una risposta anche a questa domanda inquietante. A Firenze, in via dei Pilastri, al secondo piano tra due finestre, vediamo questa cornice che ci fa venire in mente le nostre buchette del vino. Due molto simili in via Fentina, in posizioni molto strane. A Prato Vecchio invece, nel centro, dove c'è un passaggio coperto, sopra una trave,
appare quest'altra apertura che sembra proprio un finestrino del vino. A Prato, in via Cairoli, accanto alla finestra, sul balcone, c'è un'altra delle nostre forme che tanto conosciamo ormai. E in via dei Neri, per tornare a Firenze, infine, e ecco in questa stranissima posizione, questa finestrina e questa buchetta del vino, viene proprio da dire, incastrata tra due finestre. E finiamo questo nostro tour tra le buchette volanti andando a trovare questo personaggio, Rodolfo Siviero, affascinante figura del Novecento fiorentino, che nella sua importantissima attività di studioso e di amante dell'arte ha contribuito a ritrovare e restituire all'Italia moltissime importanti opere d'arte che durante la Seconda Guerra Mondiale erano state illegalmente trafugate, tra cui questo pontormo bellissimo che vediamo in questa immagine. Bene, qui siamo all'interno dell'abbaino della sua abitazione in Lungarno Serristori, dove adesso c'è la casa museo a lui intitolata, e attraverso questa finestrina che dà all'esterno intravediamo questa luce e che dà illumina all'interno di questo spazio, dandogli anche aria. Ma cosa c'è all'esterno in corrispondenza di questa apertura? Guardate, un inequivocabile finestrino del vino con una cornice che è stata recuperata probabilmente da Siviero, da qualche antiquario, oppure tra le macerie della guerra, quando i bombardamenti sul Lungarno hanno distrutto tantissime abitazioni. Lui l'ha presa, questo è ciò che ipotizziamo, l'ha portata a casa sua e gli ha trovato una collocazione così insolita e così nobile. Siamo in via del Giglio, davanti a una delle buchette del vino più fotografate e più filmate in assoluto, e d'altra parte non è difficile capire il motivo. Riproduce intorno alla solita apertura più o meno di 20 x 30 cm con la porticina che dava l'accesso al locale retrostante, riproduce una facciata col bugnato tipicamente fiorentina, e oltretutto, per chi ancora non l'avesse capito, riporta la scritta vendita di vino proprio dichiarando che cosa passava da questa apertura. D'altra parte qui siamo in corrispondenza di una delle cantine più famose di Firenze, che adesso non funziona più, ma che si chiamava la cantina Salimbeni Bartolini Vivai, che vendeva il vino addirittura regolamentando gli orari d'apertura, tant'è vero che nella lapide che c'è qui accanto ci sono, stagione per stagione, gli orari in cui si poteva bussare e avere il vino. Abbiamo accennato all'inizio agli artisti di strada. I muri per loro sono il luogo dove mettono in mostra le loro opere, spesso utilizzando le buchette del vino come una cornice naturale che valorizza ancora di più il loro lavoro, che a volte è buono, a volte è meno buono, suscitando comunque tanti interrogativi in chi li guarda e qualche perplessità. Questa è la famosa buchetta del vino, Sì, con il lockdown si è detto ma abbiamo questa possibilità, non vedo il perché non abbiamo contatto con l'esterno e pertanto meglio di così. E qual è stata la reazione delle persone? Mi viene i brividi soltanto a ripensare al primo caffè che ho fatto. Era commosse le persone, erano Sì, felici di avere sì. finalmente La possibilità di avere di ritornare, diciamo, un attimino alla normalità. Lei lo sa che questo esempio poi è stato seguito da altri gestori di buchette a Sì, Firenze. perché ce n'è tante a Firenze. Sì, però che hanno
che hanno alle spalle un locale sono pochi. Sì, sì, è Però vero. ad è vero. oggi le posso dire che hanno aperto altri 7 locali. Bellissima questa Quindi voi cosa. avete aperto una strada e altri l'hanno seguita. Complimenti. Mi fa molto piacere.